Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, quanto stanno studiando le ragazze mie? Tanto, sento il coro e questo è magnifico. Ragazze, state superando prove pazzesche, cose agghiaccianti per l'ego. Cioè, con la clava, capito? Con la clava, andiamo là con la mazza a creare le crepe nella diga, come vi ho insegnato nel video Magia Pratica 1. Abbiamo fatto tanto in questa settimana, abbiamo capito e mi sono arrivate tante altre mail, ragazze, poi ve le leggo, di superamento di prove iniziatiche proprio grazie a quel video della luna nuova che abbiamo pubblicato, che vi ha dato un innesco per capire che avevate gli strumenti già per superare le prove. E quindi è un suggellare del potere, è una prova iniziatica, cioè nel senso la vita è una scuola, la vita è una prova iniziatica noi abbiamo il sacrosanto dovere di riportare il paradiso in terra, ma il paradiso in terra, che è la quinta dimensione, l'età dell'oro, è una condizione emozionale, è uno stato di coscienza, l'età dell'oro. Non è, cioè gli alberi rimangono quelli, gli animali rimangono quelli, ma è uno stato di coscienza. E la nostra madre terra ha necessità impellente che noi iniziamo a darci. Cosa vuol dire questa cosa? Iniziare a darsi significa iniziare a darsi alla propria natura. La natura, madre terra e noi siamo la stessa cosa. E quindi stiamo ridando onore e valore al potere dell'amore, al potere dell'inclusione, al potere dell'accoglienza. Ecco, madre terra è il nostro riflesso. E in questa società squilibratamente patricentrica, con l'attitudine predatoria, iperrazionalismo, ecco, la nostra mente iperrazionale, ecco, quella è uno strumento nefasto. Tu devi portarla al servizio la mente. Come lo fai? Coltivando il femminile. Coltivare il femminile che questa società ha distrutto. Cioè distruggendo madre terra e le sue risorse, distrugge il femminile, perché è tutto un simbolo. Come si fa a iniziare a darsi a madre terra? Madre terra, cioè darsi alla tua natura. Allora tu devi invocare sempre il tuo sposo celeste, o se superiore, che è la stessa cosa, o sposa celeste, per affidarti. Io mi affido alla mia natura, io mi affido alla mia vera natura e autentica, io ho fede in te, mio sé superiore. Questo significa iniziare a darsi alla propria natura e quindi iniziare a darsi anche al femminile e quindi iniziare anche a onorare e a rispettare Madre Terra. L'amore è Madre Terra. L'amore significa il vero amore. E Madre Terra chiama tutte le sue creature, non fa differenza da una tigre a un orso, a una formica, a un batterio, a un virus stesso. Madre Terra non fa differenza, è vita, ama tutta la vita sulla sua terra. E quindi noi come facciamo? Perché noi siamo così vittime? Perché siamo vittime della mente razionale, che vede un nemico fuori. La mente razionale ti fa proteggere, la mente razionale ti rende vittima e quindi la vittima ha bisogno di proteggersi. Se tu non hai più bisogno di proteggerti, perché non vedi più alcun nemico fuori, la vita sorride, Madre Terra sorride. E il potere dell'inclusione, il potere dell'amore è questo. Leggo tantissime mail, no, di voi ragazze e ragazzi. Poi farò un altro podcast apposta sull'amore, no? Non trovo la persona giusta e quella persona mi ha tradito, rimango frustrata, la vittima. Io vedo vittime inconsapevoli, tantissime vittime inconsapevoli.
È la mente razionale che ti rende vittima. Che cos'è la mente razionale che ti rende vittima? È il luogo comune che ti rende vittima. Il come si dovrebbe fare secondo il sistema di credenze che ti hanno inculcato nella mente, il cosa è giusto, il cosa è sbagliato, il cosa è meglio e cosa è peggio secondo un sistema di credenze corrotto che ha il tuo ego. E quindi vediamo ci propinano dei miti sociali del come dovrebbero essere le cose, che sono totalmente distanti dagli dei naturali, dai miti naturali. Ecco perché vi dovete affidare alla vostra natura selvaggia, al sé superiore e seguire l'intuizione che vi viene data rispetto a quello che volete realizzare nella vita, senza fare più riferimento a nessun mito sociale, lo chiameremo stereotipo precostituito. Il fatto qual è? Che seguendo i miti sociali rimaniamo vittime, frustrati, deboli e privi di entusiasmo e di sogni. Seguendo la religione naturale, che vede tutto come spiriti, sono tutti spiriti, allora noi iniziamo a coltivare quella mente artistica che abbiamo tutti e che serve ad ergersi al di sopra dello giusto e dello sbagliato, del bene e del male, del luogo comune. Il luogo comune va preso a mazzate. E quindi leggo tante mail vostre, no? Non trovo la persona giusta, come devo fare? Allora, il senso qual è? Quando voi iniziate a darvi alla vostra natura vera, l'anima, il sé superiore, vi indicherà la strada del vostro amore. E una giraffa non vuole essere un orso. Un orso non vuole essere una giraffa. Seguono la loro natura. Pensate se una giraffa si lamentasse perché non è un orso. Non vivrebbe la sua natura. Non sarebbe nell'entusiasmo, nell'enteos, nel Dio. E quindi ognuna di voi ha una natura diversa. Quando vedete delle coppie in amore, no? Ognuno ha un suo ideale da perseguire, che è distinto da un altro ideale che segue un'altra persona. Magari una persona avrà come ideale quello di realizzare un sogno d'amore con una persona, come narrazione mitica, no? Della propria storia di vita. Un'altra persona avrà un altro ideale, che è quello di realizzare il suo amore nel suo talento artistico o nel suo talento. E quindi vivrà delle storie, magari anche clandestine, ma che le accendono la passione, la Kundalini, che è energia creativa, per fare la sua arte. Ognuno di noi è diverso, siamo unici e irripetibili. Ecco, se la persona che deve manifestare il suo talento in qualità di amore, sposo divino che si manifesta nella sua arte, si sente vittima del perché non trova un compagno fisso, mi spiego? Sarà sempre infelice. E quindi l'inclusione, a cosa serve questo darsi alla propria natura? Darsi al proprio ideale. Il proprio ideale te lo manda il tuo sposo celeste, il tuo sé superiore, che non è necessariamente la realizzazione del tuo ideale in un uomo o in una donna. Mi spiego? Poi vi farò un podcast comunque su questo. E allora guardate la vostra condizione attuale, per esempio sentimentale. Quello che avete in questo momento è la realtà perfetta per voi. Il punto è che dobbiamo partire dalla consapevolezza di questo. La consapevolezza ti porta ad essere libera, perché accetti che l'accettazione non è una bella parola da dire, includi quello che hai adesso in qualità di situazione sentimentale, ma come può esserlo anche in qualità di situazione lavorativa.
perché quello che hai adesso è quello che è stato prestabilito dalla tua anima e nella misura in cui tu procrastini sarai vittima, non lo risolvi. In un'incarnazione si può essere una giraffa, un orso, un'aquila, sì, però prima devi finire di diventare giraffa, devi finire di diventare orso e poi si può cambiare. Quindi guardate la vostra situazione dove state, a livello sentimentale, a livello lavorativo, guardate dove state e ringraziate, benedite dove state, perché dove state è il punto di partenza per divenire. Io benedico la mia situazione sentimentale, qualunque essa sia. Non ho un uomo, ho 4 uomini, ho 5 donne, ho un matrimonio. Benedite la situazione dove state. E pronunciate questo. Io benedico la mia condizione. È perfetta per me. Mio sposo celeste, mio sé superiore, fammi essere all'altezza della mia condizione. Fammi essere all'altezza della mia condizione. Dicendo questo, cosa succede? Che si attiva la mente creativa che abbiamo tutti. Ripetila sempre e vedrai dei miracoli straordinari. Perché a noi ci propinano dei modelli, no? Perché l'unico modo per abbassare le nostre frequenze è quello di renderci schiavi, vittime. Come lo fanno? Dicendo che questo è giusto quel modello che ti propongono, l'altro no. Cioè la tua natura no. E quindi tu passerai tutta la vita a stare vittima perché non ti riesci a conformare a quel modello precostituito. Ma ognuno di noi è un Dio, ha un'anima che vuole all'aspirazione ad emergere, la natura selvaggia. Ecco perché poi il Dio Pan si fa tanto palese. Quindi, anche la meditazione che vi ho messo, meditazione guidata di pochissimi minuti, serve a essere padroni del tuo destino, affinché tu abbia la consapevolezza delle scelte che hai fatto già ed essere anche padroni, come dicono i samurai, del destino del nemico, cioè della mente. E, state facendo passi da gigante. Ci vuole coraggio, ma il coraggio è l'apertura del cuore, quarto chakra. Ehm, L'umanità è al passaggio al quarto chakra, perché dovete sapere, i chakra si dividono anche negli stadi evolutivi dell'umanità. Il primo chakra è quando l'umanità era la sopravvivenza, la fame, l'aspirazione ad emergere, il buio. Il secondo chakra è quando l'umanità si univa in tribù e anche lo spirito, la sensualità, la sessualità. Terzo chakra è il momento in cui l'umanità si trova adesso, dell'autostima, del valore, del potere che, se usato male, è spropositatamente patricentrico ed egoico. Quindi siamo nella terza dimensione, terzo chakra. Il quarto chakra è la quarta dimensione, la via del cuore. È la via creativa, poetica, artistica. Ecco, è quella dove ci stiamo spingendo. I vari livelli degli stadi dell'umanità passano attraverso i chakra. Poi vi farò un video anche sui chakra. Piano piano, ragazzi miei, tanto stiamo facendo tutto. Ecco, quella meditazione vi suggerisco di farla la mattina. Potete fare anche più meditazioni al giorno, come mi avete chiesto alcuni di voi se potete fare anche più mantra diversi al giorno, certo che li potete fare. Anche se dovete fare per esempio quella meditazione, anche se dovete andare al lavoro e basta, ok, o dovete fare qualcosa, o anche come affrontare la giornata oggi, fate quella meditazione, va bene? Che vi apre proprio i canali, d'accordo? Ok, detto questo io vi ringrazio tutte e tutti di tutto l'amore che mi date, di tutto, tutto, veramente stiamo al servizio di una grande opera e la mente ormai è messa al palo. La mente ormai è messa al palo. Quindi, ragazzi miei ragazzi, vi invito a studiare i contenuti delle mie playlist, risvegliare la coscienza, l'arte del vivere, tutti i libri che vi ho messo nel post in community di questo canale aggiornato
Vi ho messo dei libri che ho reputato indispensabili come aggiunta. Ehm, e quella è la strada, quella è la strada. È la consapevolezza, la conoscenza che ci rende liberi, liberi dalle gabbie dell'ego, liberi dal mentale. Ricordate, quando si è vittime si ha paura e ci si deve proteggere. Cioè, chi si protegge rimane sempre vittima. Mi spiego? Non avete bisogno, non c'è protezione alcuna di niente. Cioè, è quello che ci raccontiamo che determina la nostra storia. Anche quello che vedete fuori, no? Non ci sono complotti, complottismi. Anche su questo io farò un podcast. Ho elaborato bene tutta sta roba qua durante il lockdown, dove ho avuto proprio la mia eureka. E noi stiamo vivendo un mito, in ogni epoca in cui ci incarniamo, viviamo un certo mito sociale. Come diceva James Hillman, il padre della psicologia archetipica del Novecento, ognuno di noi mette sulla scena un mito e quando vede questo mito lo risolve. Mito dell'abbandono, mito del tradimento, ok, mette sulla scena un mito e lo risolve. Ecco, noi ci incarniamo in un mito sociale, siamo in un mito sociale dove ci sono i complotti. C'è il nemico fuori, buoni cattivi, ok. Cosa significa utilizzare la mente artistica? Ergersi al di sopra della dualità, delle fazioni. Non esiste né buono né cattivo. Esiste una narrazione in cui tu, in qualità di anima, che hai scelto di incarnarti in questa narrazione di questo mito sociale, hai la spinta ad emergere. Come fai ad emergere? Non emergi se rimani nella dualità, emergi se ti elevi al di sopra delle fazioni. E quindi guardi la storia come se fosse proprio una storia, senza impersonificarti. Lo facciamo come? Con il lavoro che facciamo sul canale, che vi dico di fare sempre. Ok? Quindi, ragazzi miei, ragazzi, tu stai riprendendo? Sì. Allora, iniziamo con le nostre previsioni settimanali, che della settimana che va dall'8 al 14 luglio. Mettiamo 3 varianti, le potete sentire anche più di una. Andiamo a vedere cosa accadrà in questa settimana, cosa prevede la tua narrazione, il tuo mito, il tuo karma, cosa prevede affinché possiamo adempiere ai doni del karma e andare incontro al nostro destino. Faremo la parte generale, amorosa, vediamo un po' come mi ispira, ancora non lo so. Ok? Allora abbiamo primo mazzo, secondo mazzo e terzo mazzo. E partiamo dal primo mazzo. Allora, prima di mettere i tarocchi, voglio utilizzare le fate per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto stanno tutte girate, vabbè non fa niente, poi le giro dopo. Per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il primo mazzo, la settimana che va dall'8 al 14 luglio, quali sono i messaggi principali di questa settimana? Cosa prevede il karma e il destino? Mettiamone una, poi ci mettiamo l'archetipo. Gli archetipi sono i modelli originari, un po' come i miti, ecco perché ci servono a lavorare bene. Vediamo qual è il mito che mettiamo in scena. E poi ci mettiamo una carta di questo sciamano qua. Allora, facciamo un bel respiro profondo e partiamo. Vediamo le fate cosa ci dicono. Matrimonio. Chi si sposa, ragazze, questi giorni? Matrimonio. Le fate si stringono a te celebrando le gioie del matrimonio. Questa va chiarita, questa carta, perché qua mi parlano di nozze alchemiche, quindi tuo maschile e femminile interno che celebrate la nascita della nuova te, la tua natura selvaggia, sia mi può parlare nella materia, nella realtà fattiva,
di qualcuno che si riconcilia a te, che ti dichiara l'amore. Oppure mi può parlare di una celebrazione, anche di un fatto, vieni invitata a un matrimonio e lì puoi conoscere una persona che ti apre il cuore, ok? Vediamo un po' comunque l'archetipo. Midas Avaro. Allora, l'archetipo che mettiamo in scena qua è abilità imprenditoriale e creativa per convertire qualsiasi cosa in oro. Si diletta condividendo la ricchezza della vita. Invece la carta in ombra è accumulazione del denaro e delle emozioni. Paura ossessiva a perdere la ricchezza. Allora, in questa settimana avrete a che fare con l'archetipo del re Mida, che è in ombra è l'avaro, no? Alcune di voi hanno paura di perdere qualcosa. La paura di perdere è la mente razionale. La paura di perdere l'identità, la paura di perdere denaro, la paura di perdere una persona. Ok, quello è l'ego, la mente razionale. Tu devi perdere tutto questo per ritrovare te. Quindi è come se questa carta riguarda te perché mi hai scelto la variante, allora questa carta ti dice donati, non essere avara nelle emozioni, donati, 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 donati alle tue emozioni e ti donerai anche agli altri, donati alle tue emozioni che ti verranno a trovare in questa settimana, donati completamente, affidati alle tue emozioni, al Dio Pan, a qualsiasi Dio ti venga a trovare in questa settimana sotto forma di emozioni, donati. Perché questo ti dà la possibilità anche di riprenderti il potere del denaro, che non è il potere del denaro inteso sotto forma egoica. Il potere del denaro ha a che fare con il potere del valore. Faremo un altro podcast su questo. Allora, donandoti alle tue emozioni in questa settimana, e donandoti anche, sappiamo che più si accumula, più abbiamo perdita. Quindi anche, come vi ho spiegato nel video, anche se non sbaglio era la chiave assoluta, no? Quando avevo solo, mi ricordo se erano 70 euro, 80 euro, offrì al bar a tutti, erano gli ultimi soldi che avevo e mi entrarono dopo 1000 euro. Quindi donate, lasciate, fate fluire la vostra energia, sia nella materia, nelle cose materiali, che nella parte emozionale. Questo cosa ti porta? Nell'avere abilità creativa o imprenditoriale per convertire qualsiasi cosa in oro, per creare oro. E quindi condividi la ricchezza della vita con gli altri. Va bene? Vediamo l'approccio sciamanico. La freccia, chiarissimo. Allora, la freccia ti dice, come se fosse un po' l'asso di spade, no? Chiarezza mentale nell'avere la consapevolezza di ciò che fai. Sappiamo che la consapevolezza con la conoscenza che ti rende libera o libero. La freccia ti dice, tu esprimi l'intenzione e lascia che l'universo ti porti quello che hai chiesto senza guardare dove va la freccia. Asso di spade, chiarezza mentale. Consapevolezza, porta consapevolezza in ciò che fai. Fai che ogni istante della tua quotidianità in questa settimana sia un rituale. Un rituale. Fai di ogni istante della quotidianità un rituale, un rituale, un rituale, un rito sacro. Da quando ti svegli la mattina e prendi il caffè, a quando mangi un'insalata, a quando mangi, non so, le uova, a quando... È un rito, è un rito, è un rito. Tu stai facendo alchimia. Quando tu introduci i cibi nel tuo organismo, le sostanze nutritive sono prese grazie alla tua attività magica di scomporre gli elementi. Fai che tutto sia un rito, va bene? Ok. Questi sono i messaggi principali. Vediamo con i tarocchi cosa ci dicono adesso. In linea generale, mettiamole così. Allora, cosa accade in questa settimana? Per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il primo mazzo. Regina di spade. La torre. Che è successo qua? Che sta succedendo, ragazze, qua? Il 2 di coppe, addirittura, signore mio, ulala, ulala, ulala. Qualcuno con il quale è rotta una situazione o si è rotta. Regina di spade, torre, vuole amore, 2 di coppe. O c'è il recupero di una connessione, ecco perché mi dicevano matrimonio,
Oppure c'è l'arrivo dell'amore qua. Alcuni di voi che erano in triangolazione, situazioni dove c'era un'altra persona che poteva fastidiare la situazione, si rompe con quest'altra persona perché c'è una persona che vuole te. Due di coppe. Oppure arriva proprio l'amore. Mi aveva messo come prima carta matrimonio, infatti. E qua abbiamo un re di coppe, sì. Qua c'è qualcuno che ti dichiara il suo amore. O mentre state arrabbiati o state arrabbiate già con qualcuno, o può accadere che succede un litigio per una terza persona, oppure è successo già, oppure una rottura c'è stata perché vi siete arrabbiati, si è rotto qualcosa, c'è un recupero, una persona che si apre emozionalmente a te. Vediamo, mettiamone due altre. 6 di spade. Eh sì, 6 di coppe. Allora, una persona ti vuole riconnettersi con te, avanzare verso di te, una persona che conosci molto bene. Per alcuni di voi è una persona che conoscete molto bene. Riceverete notizia di questa persona che si apre alle sue emozioni. E 6 di coppe, 2 di coppe parlano da sole. 6 di coppe è la persona del passato, una persona che conoscete molto bene, vuole recuperare, o che conoscete bene, con la quale la situazione è rotta però, O voi ve ne siete andate o andati, questa persona rientra, 6 di coppe, 2 di coppe. Mi parla di, adesso dopo andiamo ad analizzare l'amore, però mi sta parlando effettivamente di una situazione emozionale. Può anche essere un figlio, una figlia, un'amicizia speciale, però mi mettono proprio il recupero di una connessione avverrà in questa settimana per te. Cioè c'è questa persona per te. Vediamo un po' al lato positivo. Il lato positivo, cioè la carta positiva per te in questa settimana. 8 di denari, vedo che il lavoro va molto bene in questa settimana, te l'ho detto anche con questa carta Midas Avaro. Il lavoro va molto bene, 3 di coppe, vedi, ti vedo celebrare successi lavorativi o comunque ti vedo celebrare il tuo impegno nel lavoro. Cos'altro? Carta negativa? Il re di coppe, carta negativa. Io non lo so se questo qua tu lo accetti. Allora, c'è questa persona, il lavoro va molto bene, ti vedo entusiasta dei tuoi progetti. C'è il re di coppe al blocco. Non so, c'è stata una discussione con questa persona, può essere anche una donna, eh? C'è stata una discussione con questa persona, c'è stata una rottura, però questa persona si avvicina a te, poi voi deciderete cosa fare, Vedi la luna, e siete in dubbio rispetto a questa persona qui. Mi può parlare anche di un amico, di un'amica, adesso analizziamo l'amore comunque. Vediamo intanto cosa ti dice l'oracolo, due altri oracoli su questo. Vediamo un po' l'oracolo delle porte. Sì, la porta del tempio mi parla di un nuovo inizio. Ci sarà un nuovo inizio, una nuova fase della tua vita. Una nuova fase della tua vita quasi sconosciuta, qualcosa che è di nuovo, che ti può sorprendere. Mi spiego? Una nuova fase che ti può sorprendere. Mettiamo un oracolo degli Angelion. Come dentro così è fuori, resta fedele a te stesso. Ti dicono di rimanere fedele a te stessa, alla tua integrità, al tuo essere autentica. Come dentro così è fuori, resta fedele a te stesso. Fammi chiarire un'altra cosa. Un mainoide di Moon osserva il disegno dall'alto, c'è un piano divino per ogni cosa. Allora, questa è la settimana in cui ti renderai conto, a livello proprio generale, ci sarà una nuova fase per te, della tua vita in questo momento, una fase nuova. Questa fase nuova ha a che fare con dei tuoi doni e talenti che hai integrato, ok? Quello che vedrai fuori è il risultato di quello che hai sperimentato all'interno. C'è un piano divino per ogni cosa, vedrai un disegno dall'alto. Vedrai un disegno dall'alto, cioè nel senso vedrai che le cose che sono successe anche in negativo del passato nella tua vita emozionale avevano un perché e ne avrai testimonianze in questi giorni. Va bene? Ok, ragazze mie ragazzi, detto questo, io passo ad analizzarmi l'amore. Allora, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno, ancora magari, vediamo in questa settimana cosa succede in amore, dall'8 al 14 luglio. Ci mettiamo una carta degli oracoli dell'amore. Vediamo un po' cosa succede in amore in questa settimana. Vediamo. Vediamo. Amore non corrisposto.
Qua c'è una persona che percepisce l'amore non corrisposto. Puoi essere tu, oppure può essere una persona di interesse a cui hai voltato le spalle. Qua c'è un uomo che percepisce, è Dante, no? Che percepisce l'amore non corrisposto. Però come energia, perché siamo a migliaia, puoi essere tu, o può essere la tua persona di interesse che nei tuoi confronti percepisce come se gli hai voltato le spalle. Oppure può essere, questa carta mi sta indicando qualcosa che ancora non è arrivato per te in amore e ti trovi in questa energia. Vediamo un po' che cosa può accadere in questa settimana. Amore, settimana che va dall'8 al 14 luglio. E arriva un cambio. Re di denari la ruota. Qua arriva un cambio da parte di una persona. C'è una persona qui. Re di denari, possibile segno di terra. Arriva un cambio di fortuna. Vediamo. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo la ruota, 6 di bastoni, il carro, il 9 di coppe, paggio di denari. Io vedo che stai andando molto bene per quanto riguarda il tuo benessere personale, anche nel lavoro puoi aver avuto delle soddisfazioni qua. Ti vedo molto bene, 6 di bastoni, la ruota, qua ti metti alle spalle proprio situazioni di questa natura qui, dell'amore non corrisposto, sensazioni di abbassamento d'animo. Vedo che c'è una vittoria per te, anche una persona che ti conquista, probabilmente viene da lontano. Forse il segno del cancro. Vediamo un po' di che si tratta. Energia attuale in amore. Eh sì, cavaliere di spade. Qua abbiamo comunicazioni all'improvviso che arrivano. Cavaliere di spade, vediamo il positivo. 9 di denari. Vedo che il lavoro va molto bene qua. Mi parlano del lavoro marcatamente, anche nell'altra stesa me lo dicevano, no? Quella che abbiamo fatto prima. Arrivano comunicazioni all'improvviso, 9 di denari al positivo, probabilmente qua tu hai dato le spalle a qualcuno che sta ancora insistendo. Come energia ce l'abbiamo qua. E il 9 di denari mi parla di un'energia autonoma tua, che sarai soddisfatta per quanto riguarda il lavoro. E il lavoro svolto sia sul piano spirituale sia sul piano pratico. Vediamo il blocco qual è. Il blocco è il 9 di spade. Ti vedo preoccupata per questa comunicazione qui, o preoccupato. Un po' di paura relativa a questa comunicazione da parte di questa persona. Che è successo nel passato? Il diavolo, il re di spade. Ah no, questo è il re di spade, scusatemi ragazze. Il re di spade, quindi ti vedo concentrata sulle tue cose, molto seria, molto serio. E questo è il cavaliere di spade. Qua abbiamo una persona che probabilmente è ossessionata da te e questo ti dà un po' d'ansia. Io ti dico, non so se tu gli dai le spalle a questa persona o comunque sia non ci fai caso in questa settimana. Sì, perché qua vedo l'energia di una persona molto, molto seria. Io credo che sia tu che hai voltato le spalle a qualcuno e questa persona può insistere, però io ti vedo non farci caso a questa cosa. Vediamo un po' che succede qua. E abbiamo l'imperatore, il 3 di denari, il paggio di coppe. Guarda, il lavoro va da Dio. Non so che succederà in questa settimana nel lavoro. Io vedo successi lavorativi. Imperatore e 3 di denari, assolutamente sì. E poi vedo questo paggio di coppe. C'è una persona che ti viene. Qua c'è una persona che ti bussa a casa. Quindi può essere la stessa persona ossessionata da te con la quale stai avendo a che fare in questo momento, oppure certamente può essere una persona nuova che puoi incontrare anche sul posto di lavoro, che viene affascinata dal tuo modus operandi a livello lavorativo, oppure la puoi conoscere a prescindere e ti manda dei messaggi, ti invita a uscire. Però io ti vedo molto concentrata sulle tue cose lavorative che vanno da Dio in questa settimana. 9 denari, imperatore, 3 denari, non lo so che succede qua. Sì, vedo conseguire obiettivi e successi lavorativi. E poi abbiamo questa persona, può essere la stessa che insiste qua, con la quale c'è stata una situazione di tensione, magari una persona egoista, comunque sia che non si arrendeva, oppure può essere completamente una persona nuova, perché abbiamo un paggio di coppe. Vediamo un po' che c'è dopo. E l'imperatrice, addirittura, imperatrice e imperatore. Qua c'è una coppia, eh? C'è una coppia. Sai che ti dico? L'imperatrice mi parla del fatto che questa persona viene proprio da te, anche se sei uomo, eh?
e con l'intento di onorarti, apprezzarti, amarti, darti tutto. Questa cosa ti dà molta soddisfazione, ma non solo soddisfazione su questo piano, perché sarai soddisfatta anche sul profilo tuo personale o lavorativo. Qua si crea una coppia in questa settimana. E questa è una coppia di potere, imperatore e imperatrice, hanno molto potenziale in comune. Sì, io non so se inizialmente gli fai tanto caso, perché il 9 denari è l'energia autonoma tua, no? E questo tuo essere un po' sulle tue, con fierezza però, senza denigrare l'invito, ti fa essere ancora più attraente e più magnetica, perché sei pregna del tuo valore, i tuoi talenti vengono riversati sul piano lavorativo. Va bene, questo è il senso. È una bellissima stesa. Qua abbiamo l'energia del Capricorno, dell'Ariete, segni d'acqua e Toro. Vediamo un po' che cosa ci aggiungono o che cosa ci confermano i mini tarocchi. Allora, Re di Spade al centro. Può essere anche una persona, la stessa persona che ti chiede scusa per essere stata molto indaffarata, cioè anche essere stata un po' egoista, non lo so, poi mi fate sapere. E Re di Spade al centro. Tre di denari, sì, ti vedo molto impegnata sul profilo lavorativo, impegnato. Qua c'è l'energia di qualcuno che ha successo a livello lavorativo. 9 di denari al positivo. La morte, sì, arriva un cambio a livello amoroso. Arriva un cambio per te. 9 di spade al blocco. 6 di denari. Probabilmente qua una persona non ti ha dato ciò che meriti e quindi non vuoi fare lo stesso errore con questa persona nuova oppure con la stessa. Perché se denari a blocco il giusto dare e il giusto avere, probabilmente qua una persona non ti ha dato ciò che meritavi, adesso invece ti metti sul piedistallo, sei imperatrice, anche se sei uomo, O possono essere problematiche di natura, oppure ci possono essere da parte tua o da parte di questa persona che già conosci magari, preoccupazioni in ambito lavorativo che rendono te o questa persona in questo momento fissato proprio nel conseguire questi obiettivi, però subito dopo vedo l'amore che fluisce, ok? E Cavaliere di Spade e il diavolo, Cavaliere di Spade e il diavolo, 4 i denari. Abbiamo avuto a che fare con una persona, se stiamo parlando di una persona che già conosce, una persona più egoista, più centrata su se stessa, sul suo lavoro. Però arriva un cambio, questa persona inaspettatamente ti chiama per incontrarti e darti tutto ciò che meriti perché c'è una coppia di potere. E se sei tu, qua ti vedo molto concentrata sulle tue cose lavorative, una certa ossessione anche nel risolvere alcune cose lavorative. Vediamo un po', che vabbè non guasta, cioè nel senso vedo che va perfettamente. Vediamo l'imperatore. 3 di coppe, sì, qua c'è una persona che vuole celebrare con te, ti invita a uscire e si fa così, ti invita a uscire, celebra, forse vuole celebrare anche delle vittorie di natura economica con te, se questo è il tuo caso. Ovviamente le carte possono leggere anche a specchio, no? Vediamo questo 3 di denari. Il 2 di bastoni, qua mi parla di una persona che può stare a distanza per lavoro, oppure mi parla di un'apertura di cammino per fare dei piani insieme, adesso si possono fare dei piani insieme anche avendo raggiunto degli obiettivi economici, probabilmente se questo è il tuo caso. Paggio di coppe, per favore. 2 di spade. Vedi, arriva questa persona e ti vedo un po' con dei dubbi. Non sai che scelta fare rispetto a questo avanzamento da parte di questa persona. Vediamo l'imperatrice. E l'asso dei denari, però poi alla fine accetti la proposta. Ti ho detto che inizialmente non gli fai tanto caso a questa persona, però dopo accetti la proposta perché ne vale la pena. L'asso dei denari è come se fosse il sole, è un'opportunità veramente in concreto di valore. Va bene? È una bellissima stesa, ragazze mie. Vediamo un po' cosa ti dice l'ultima carta di questi. È amore idealizzato, sì, qua abbiamo una situazione dove effettivamente questa persona ti farà capire che tutto è possibile. Tutto è possibile. Guardate, qua c'è Dante che vede il rifiuto della sua Beatrice, e Beatrice che lo sta idealizzando. Magari dietro la finestra qua non sa che lei lo sta pensando e lui pensa che c'è, che lei non lo pensa. Sì, qua c'è l'idealizzazione di un amore, e tu come lo vuoi tu, e qua c'è la concretizzazione di questo ideale. Assolutamente sì. 2 e 3 tra l'altro, come numero, è progressivo. Belle queste carte, ragazze. Io ci metto adesso un'ultima carta di queste. Ultima carta.
3 di bastoni, sì, mi parla di un'apertura di cammino, mettersi alle spalle il passato, una persona che ti osserva tantissimo a distanza e poi muove il passo, un'altra. Il re di spade, una persona che sta osservando meticolosamente a distanza, oppure una persona che sta a distanza concentrato sul suo lavoro e poi ti contatta e ti chiama. Fatto sta che questo, il tre di bastoni, è una persona che sta per muovere il passo e ti osserva tanto. Il re di spade con tanta lucidità e determinazione e fermezza di pensiero. Il re di spade lo vedevamo già qua. Forti segni d'aria, acquario, gemelli, bilancia anche. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Cosa ti dirà questa persona? Con i miei oracoli lui lei, per tutte le ragazze nuove, i miei oracoli lui lei sono disponibili sotto l'info box in descrizione. Ho sempre voluto te, lo capisci? Qua c'è una persona che ha sempre voluto te. Beh, mi sei uscita come imperatrice, anche se sei uomo, ripeto. Cos'altro? Basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. Questa è una persona che si rinsavisce. Ha potuto avere cicli dolorosi inerenti a situazioni di preoccupazione sul lavoro o altre situazioni tossiche di natura egoica, però dice riprende il controllo della situazione, infatti viene a bussare alla porta, questo è il senso. Cos'altro? Ti sto aspettando, infatti qua vedo te con dei dubbi che inizialmente non gli fai caso e poi dopo dai la possibilità. Ci pensi e dai la possibilità. Ok, vediamo cosa ti dice l'oracolo in finale. Messaggio, vedi qua vedo comunicazioni, respirare, comunicazioni che portano un equilibrio. È una persona che si toglie ogni maschera davanti a te, è una persona autentica. Sì, vedo che finalmente si torna a respirare, arrivano comunicazioni di varia natura, un equilibrio raggiunto, a dire il vero persone oneste e sincere che si tolgono le maschere, ti parlano onestamente, ok? Quindi ragazzi miei ragazzi, detto questo vi faccio grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo di tarocchi. Andiamo a vedere questa settimana cosa accadrà in qualità di karma, di dharma, di missione dell'anima. Ci analizziamo la parte generale e poi andiamo nello specifico sull'amore, ok? Allora, mettiamoci prima di tutto le fate, le fate. Fate come le fate. Vediamo. Allora, vediamo un po' cosa ci dicono le fate per le mie ragazze e i miei ragazzi della seconda variante. Una, poi ci mettiamo gli archetipi che sono i modelli originari, vediamo a che archetipo ci rifacciamo in questa settimana, vediamo che narrazione mettiamo in scena e come possiamo adempiere a tale narrazione. E poi ci mettiamo lo sciamano. Allora, facciamo un bel respiro profondo e partiamo. Cosa ci dicono le fate? Affermazioni. Usa le affermazioni positive per innalzare i tuoi pensieri e la tua energia per attrarre ciò che desideri. Ragazze, dovete fare i mantra e la meditazione che vi ho detto, va bene? Questa è la settimana in cui vi mettete lì sulla pianta la mattina, fate le invocazioni al Dio Pan, come vi ho spiegato nel video, quello che abbiamo pubblicato l'altra mattina, per aiutarvi al Dio Pan ad osare. Aiutami, Dio Pan, ad osare, io mi affido a te. Dammi il coraggio per manifestare la mia natura autentica e selvaggia. Io mi affido a te, io ho fede in te. Poi affermazioni rispetto alla... tutte le affermazioni, se avete anche dei vostri mantra, mi spiego, importante che facciate la meditazione che vi ho messo sul canale, meditazione guidata, per essere padroni del vostro destino e, come vi ho detto in quella meditazione, anche padroni del destino del nemico, che è la mente. Ok, allora, vediamo qual è l'archetipo. L'amante. Abbiamo l'amante qua in questa settimana. Un'enorme passione e devozione, un apprezzamento senza limiti rispetto a qualcosa o qualcuno. Aspetto negativo, passione ossessiva che fa danno alle altre persone, devozione autodistruttiva. Allora, molti di voi hanno messo in scena
l'archetipo della devozione distruttiva, no? La devozione distruttiva che cos'è? Quella che pretende di esercitare un controllo su una persona o su un ideale. Cosa succede? Fate la meditazione che vi ho detto, al Diopan è quello della mattina, va bene? Perché l'aspetto con il quale avrete a che fare in questa settimana è il passaggio dalla passione ossessiva verso qualcosa. mm? La passione ossessiva deriva dalla paura, vabbè, dalla paura che quella cosa non potrai ottenerla. Voi allineandovi al vostro destino, facendo quella meditazione che vi ho detto, va bene? Allineandovi al vostro destino, eliminate l'ossessione e la paura e vi aprite al vostro ideale, al vostro amante divino, allo sposo divino. Rivedetevi i video delle playlist, la playlist L'amante risponde, per favore, ragazze, ok? L'amante risponde, il vostro sé superiore risponderà donandovi un'enorme passione e devozione verso il vostro ideale, verso la vostra causa, un apprezzamento senza limiti rispetto a qualcuno o qualcosa, un apprezzamento rispetto alla vostra missione, alla vostra natura autentica, e qualcuno ricambierà anche a livello di persona, perché la vostra realtà interna, la vostra realtà esterna è la proiezione della vostra interiorità, non esiste niente fuori, ok? Quindi qua c'è qualcuno che vi apprezzerà, che vi amerà e vi onorerà, in primis il vostro amante celeste. Tutte le cose con cui avete a che fare in questa settimana saranno mandate dal vostro sposo divino, sposo celeste. Rifatevi a lui per qualsiasi cosa, ok? O sposa celeste. Vediamo l'approccio sciamanico. Le molte vie. Le molte vie, le molte vie. Leggiamoci un attimo questa carta perché voglio essere sicura di una cosa. 34. Allora, 34. Allora, l'invito, la vostra missione ora è fare un grande passo coraggioso e lasciare il sentiero battuto. E infatti, cielo e terra concorrono a sostenervi in questa azione. Non trastullatevi né perdete l'attimo, non trastullatevi né perderete l'attimo. È tempo di veleggiare in acque inesplorate. Badate a seguire sia il vostro percorso sulla terra, sia il viaggio tra le stelle. Ragazze mie e ragazzi, questa è la settimana in cui, rispetto all'archetipo che è uscito, sentirete un'enorme passione e devozione senza limiti, con grande libertà verso una causa, verso un ideale. Allora avrete delle esperienze, adesso andiamo a vedere con i tarocchi, che vi faranno abbattere il sentiero conosciuto. Il sentiero conosciuto è quello della mente razionale. La mente razionale vuole il controllo, il potere e il dominio, cioè ti vuole prevedibile, misurabile e governabile. Come lo fa? Facendoti credere che il luogo comune è la cosa giusta. Il luogo comune sono tutte le credenze che hai sulle cose. Il luogo comune sono tutte le credenze che hai sulle cose, dovrebbe essere fatto così, dovrebbe essere fatto così, colì, bene, male, peggio, meglio. È un accumulo di credenze che non fa altro che renderti vittima delle cose. Va bene, soprattutto in amore, nelle situazioni affettive. Quindi datevi al vostro sé superiore in questa settimana, perché ci sarà un prima e un dopo. Ci saranno sentieri già conosciuti da cui dovete prendere le distanze. Il sentiero sconosciuto è ciò che vi fa paura, ciò che fa paura all'ego, ciò che fa paura alla mente, perché la mente ha paura di ciò che non sa, di ciò che non ha già vissuto. E invece noi, nella nostra scuola iniziatica, ci adoperiamo nel coltivare la mente artistica, l'anima sa, quindi affidati all'amante celeste, al tuo sposo divino, al tuo sé superiore, che sa, fatti arrivare le intuizioni da lui, silenzia la mente attraverso i mantra, attraverso la meditazione e vai contro l'ego, il sentiero non conosciuto. Va bene? Andiamo a vedere adesso con i tarocchi che cosa ci dicono in linea generale, poi ci analizziamo l'amore. Allora, cosa accade in questa settimana? Cosa prevede il karma e il dharma? E gli amanti, infatti l'amante e gli amanti è uscita una scelta d'amore qua, l'amore, la morte, un cambio arriva, 4 di denari.
Allora, qua è come se vi trovate in questo, mi parlano d'amore o di scelte affettive, primariamente, nella sezione generale. Qua arriva un cambio in amore con la morte in questa settimana. Il 4 di denari mi parla di un essere, un tuo essere ritirata, un po' ritirato, no? Non volerti tanto aprire. È un cambio che vorresti fare ma hai paura a fare. Ricordiamo quello che ti ho detto qua, voglio fare questo cambio, voglio fare questa scelta amorosa, o dentro o fuori, o scelgo questa persona, o scelgo quest'altra, o dentro o fuori, ma hai un po' di timore a fare. Fai le affermazioni, fai il mantra, fai la meditazione che ti ho detto e vedrai che va da sé, ok? Vediamo, mettiamo le due altre. L'eremita, ci vai prudente qua. E l'imperatore. Che energia ti porta l'imperatore? Ti chiama una persona, principessa di denari. E allora, qua ti chiama una persona. Ti chiama una persona, io credo che parli di natura o affettiva, in questo caso, ti chiama una persona, l'imperatore mi parla di una persona che vuole sistemare delle cose. Probabilmente c'è silenzio o una persona che ti ha pensato tanto. Ti chiama una persona, ma è una comunicazione per vedersi, per incontrarsi, c'è una comunicazione in concreto. Questa persona è questo imperatore qua. Mi dicono che sia sul livello affettivo può essere questa cosa, o può essere anche sul piano lavorativo, cioè ti vedo impegnata sul profilo lavorativo a stare bene, c'è stabilità sul punto lavorativo, c'è anche una nuova proposta in ambito lavorativo qua, da parte di un imperatore, da parte di un capo, di qualcuno per la stabilità. Ti vedo stabile sul profilo lavorativo. Molti di voi devono anche fare una scelta se andare incontro a questo nuovo inizio lavorativo oppure no. C'è un po' di titubanza a farlo. Fai le affermazioni, la meditazione che ti ho detto e vedrai che va da sé questo, eh? Ok. Vediamo un po'. Energia positiva per te. 3 di coppe, ti vedo celebrare qua in questa settimana con amici, ti vedo festeggiare qualcosa in questa settimana, ti vedo circondata da amici o circondato da amici, festeggiare, forse festeggiare una comunicazione. Vediamo il lato negativo. 2 di bastoni. È pur vero che non sai, un po' ci sono un po' di dubbi, questi due, gli amanti, ci sono un po' di dubbi su come, su come affrontare secondo me la situazione amorosa. Però ti dico, ci avrai delle persone intorno, degli amici che sostengono le tue alte vibrazioni. Mi fai la meditazione e vedi poi cosa accade. Va da sé, d'accordo? Sì, vediamo un'altra carta dal lato positivo. Il 7 di denari. Il 7 di denari mi dice una buona attesa sul profilo di investimenti lavorativi, eh? Allora, festeggerai perché ci sono buone nuove sul profilo lavorativo, anche comunicazioni, te l'ho detto qua. Eh, sì, avviene un cambio anche a livello emozionale per te. Ci sono investimenti nuovi sul profilo lavorativo che ti vedono festeggiare in questa settimana. Nuovi investimenti, inizi a guadagnare dei frutti del lavoro già svolto e poi l'attesa del 7 denari è fruttifera. Ci sono delle cose di cui tu non sai ancora, va bene? Questa attesa è funzionale perché sta al positivo, sul profilo lavorativo. Mettiamo un'altra sulla 2 di denari, sul 2 di bastoni, al negativo. Il mago. Il mago mi parla di lavoro. Allora, qua ci avrai una proposta lavorativa in questa settimana o iniziano qualcosa di nuovo per una stabilità. Non sai se effettivamente questa cosa ti porterà a grandi risultati, però l'attesa ne vale la pena, mi dicono. Sì, l'attesa ne vale la pena, ok? Mi parlano un po' di più cose. Vediamo cosa ti dice l'altro oracolo adesso, l'oracolo delle porte. Poi ci analizziamo l'amore. La serratura mi parla di autostima. Guarda, allora, questa carta mi sta dicendo, mi parla di autostima, come se è necessario che tu sviluppi del potere personale. Questo potere personale è il potere dell'anima che mi fai con la meditazione. Guardate quante volte ve lo sto ribadendo perché lo marcano qua. Con la meditazione che ti ho detto, con le affermazioni, con i mantra, facendo anche quello che vi ho detto nei video magia pratica, e acquisirai il potere che ti serve per fare le scelte giuste, le molte vie, tant'è che la meditazione l'ho chiamata per fare la giusta scelta.
va bene? E ti arriverà quel potere che ti serve. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli, gli Angelion. Ispirazione. Troverai l'ispirazione facendo quello che ti ho detto, con le affermazioni e la meditazione. L'ispirazione è proprio quello che il tuo sé superiore, il tuo amante divino, lo sposo celeste ti manderà per proseguire, avere questo potere, farti alzare le energie, condividere, gioire, d'accordo? Ok, quindi ragazzi miei ragazzi, adesso passiamo all'amore. Allora, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno, andiamo a vedere nell'amore cosa accade, mettendoci come carta guida una di queste carte oracolari. Carta guida sull'amore, 8-14 luglio. Re Artù, qua abbiamo un re tutto d'un pezzo, abbiamo qualcuno che va alla conquista qua. Abbiamo un re Artù che mi parla di una persona responsabile, di una persona che sa cosa vuole, di una persona che sa il fatto suo. È possibile che arrivi alla conquista questo re Artù o che tu abbia già questa persona, quindi come vi dicevo nella stesa precedente che c'era quell'imperatore, un po' l'assonanza, no? Abbiamo a che fare con una persona molto di spessore qua, o che ha le sue cose. O puoi essere tu come stessa energia che sei una persona di spessore, sai cosa vuoi, vai incontro ai tuoi ideali, ai tuoi obiettivi amorosi, lavorativi, personali. Vediamo che cosa ci raccontano i tarocchi in merito sull'amore. Settimana che va dall'8 al 14 luglio. Amore. 3 di coppe, l'appeso. Qua c'è un incontro che ancora non si può dare. Oppure c'è l'appeso, mi parla di un fermo a livello amoroso, di un fermo di celebrazione, di un fermo di un incontro, per altre questioni che magari sono altro dall'amore, responsabilità o altro. Oppure mi parlano il fatto che stai conoscendo delle persone però l'amore non avanza. Vediamo. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo l'appeso, la giustizia, 10 di spade, 2 di denari, il 5 di spade. Allora, qua mi dicono che una tappa si è conclusa, una tappa dolorosa, 10 di spade, a livello emozionale o nell'amore. La giustizia mi dice si è presa la decisione di voltare le spalle a una situazione difficile, di dubbi, di incertezze, di malestare con una persona oppure a livello emozionale. Però adesso la situazione può essere ferma nell'amore. Forte energia del pesci e la bilancia. Vediamo che dicono. Energia attuale nell'amore, arriva un cambio. La ruota mi parla di cambio in questo momento, i cambi possono essere di vario tipo, no? State attraversando dei cambi del destino, la ruota del destino. Il destino è il karma che arriva quando per mettere in scena le tue doti, i tuoi talenti affinché tu lo accogli. Mi parlano di cambi che stai vivendo. Vediamo al positivo cosa succede. 7 di coppe, puoi avere delle opzioni in questa settimana. 7 di coppe al positivo mi dicono che questi cambi portano ad avere delle opzioni a livello amoroso. Mi parlano di una tua nuova, fresca, rigenerata attività emozionale. Vediamo il blocco. La regina di coppe. Certo è che avevi perso un po' la pazienza nell'amore con la regina di coppe al blocco. La regina di coppe è colei che ha pazienza, che si lascia fluire alle proprie emozioni, sta al blocco. È come se ci sono degli eventi che ti hanno portato ad perdere la pazienza o a fluire poco alle tue emozioni. Vediamo che succede qua, che è successo, 4 di bastoni e il paggio di bastoni. Qua vedo che nel recente passato ti sei dedicata alla tua casa, alla tua stabilità. È possibile che tu abbia avuto un incontro con qualcuno, qua nel recente passato. Questo abbia aperto le porte a nuove possibilità. Oppure semplicemente ti sei dedicata alla tua casa con entusiasmo, con energia vitale, alla tua stabilità personale. Nell'amore avevi perso un po' la pazienza,
Vediamo che succede prossimi 5-7 giorni, amore. 4 di coppe. 7 di bastoni. 10 di bastoni. Secondo me qua, se arrivano dei cambi che hanno a che fare con una situazione di insoddisfazione personale tua, ci sono dei limiti tra te e qualcuno. Cioè qua mi stanno dicendo che hai avuto un incontro con qualcuno, stabilità con qualcuno, o comunque sia, c'è stato qualcosa con qualcuno, però qua arriva un cambio, o sta già arrivando in questo momento, che ti porta a essere insoddisfatta perché ci sono dei limiti che ti fanno stare pesante. Io non so se, tu credo che tu perderai la pazienza con questa persona qui, se è il tuo caso. Perderai la pazienza con questa persona e darai un ultimatum. Non sai se lasciare andare tutto all'aria con questa persona oppure dare un ultimatum e persistere. Vediamo che viene dopo 10 di bastoni. Il 4 di spade. Io vedo questa la settimana in cui probabilmente ci sarà un cambio. Se tu stai già insieme a una persona, ti frequenti con una persona, per esempio, qua vedo stabilità, incontro. Questa è la settimana in cui potresti perdere un po' la pazienza perché questa persona, non lo so, mette dei limiti, ci sono dei limiti secondo me per altre questioni. Questo ti stancherà un po', questi limiti portano un po' a una pausa tua di riflessione oppure a un no contact tra te e questa persona. Potresti perdere un po' la pazienza. Potresti perdere un po' la pazienza. Che viene dopo il 4 di spade? Aspettate, il matto. Alcuni di voi si aprono al nuovo perché hanno perso la pazienza di aspettare qualcuno, si aprono al nuovo e qua ci sono nuove persone da conoscere. Lo vedo chiaro questo. Allora, qua ci sono nuove persone da conoscere. Fatto sta che questa è la settimana in cui perdi la pazienza di aspettare o una persona che già conosci con la quale c'è una certa intesa, io vedo un certo incontro, stabilità qui, però cambiano le cose perché è come se l'energia andasse un po' più a scemare in una situazione un po' più pesante o di no contact oppure di una situazione che ti rende insoddisfatta o insoddisfatto. Questo dura ben poco però perché per alcuni di voi si mettono alle spalle questa situazione di aspettare questa persona e vedo che vi aprite a nuove conoscenze che vi fanno sorridere di nuovo, vi alzano l'animo. Sì, questo vedo ragazzi miei. È una stessa proprio specifica su questo. Oppure io ti dico, qua, per i primi giorni della settimana vedo che c'è un po' di energia di insoddisfazione. Mettete voi un po' i limiti alle conoscenze che avete, che fate. E forse perché ci sono altre responsabilità che vi danno un po' più, o altre cose che vi stressano un po'. Quindi state un po' più chiuse, però vedo che fine di questa settimana, inizio della settimana prossima, il matto mi parla di un'energia che si lascia finalmente fluire. Qua la regina di coppe che non fluisce alle proprie emozioni e al blocco per questa circostanza qui o perché sta elaborando alcune dinamiche emozionali. Alla fine della settimana, quindi verso anche 15-16 luglio, vedo che ti apri, ok? Col matto fluisce la vita, incontri nuove persone, ti alzano l'animo qua, d'accordo? Sì, qua c'è una stanchezza di attendere e poi ti apri. Vediamo un po' cosa ci aggiungono i miei tarocchi o cosa ci confermano. Forse questo Re Artù qui, una persona che magari, non so, c'ha altre responsabilità, non lo so. Vediamo comunque, la ruota e la fortuna, energia attuale in amore, per i miei ragazzi e i miei ragazzi del secondo mazzo. Il 7 di spade, vedi, siete un po' sfiduciate. Qua vedo parlarvi con qualcuno, incontrarvi, però qua cambiano le cose, perdete un po' la fiducia. Siete un po' sfiduciate perché una persona o si è un po' più evasiva dalla comunicazione, quindi questo vi dice, ma che palle, insomma, basta, vedi la comunicazione, non comunica. Da che comunicava non comunica. Vediamo il 7 di coppe al positivo. Il paggio di bastoni. Qua ricevete comunicazioni, non so se da questa persona a cui poi date le spalle, credo che sia una persona nuova, che vi rimette entusiasmo, comunicazioni che vi rimettono entusiasmo, corteggiamento. Qua vedo una persona molto interessata a te, paggio di bastoni. Vediamo la regina di coppe al blocco. La morte. Ti sei aspettata che, cioè ti sei stancata che questo cambio amoroso non arriva? Sei stancata di questo?
Oppure ti sei stancato di una persona del segno dello Scorpione, ascendente Scorpione. O ti sei stancata di attendere, insomma, questa persona. Vediamo il principessa di bastoni, 4 di bastoni. La papessa. Qua vedo intermittenza di comunicazioni e poi il paggio di spade. Probabilmente qua o c'era un'altra persona e quindi sei stancata di questo cambio non arriva. Nel recente passato vedo comunicazioni e poi silenzio di nuovo. O per altre persone che ci sono in mezzo e tu stai pensando di dare le spalle completamente a questa situazione qua. Oppure se non c'è nessuno, io qua ti vedo sulla difensiva un po' rispetto all'amore, ti sei stancata perché le persone le vedi tutte uguali rispetto alla tua... C'è una situazione di emozionalmente insoddisfacente qua vedo. Però qua c'è una persona che dimostra molto interesse nei tuoi confronti. Vediamo questo 4 di coppe. L'eremita, ci vai prudente. Vediamo il 7 di bastoni, questi limiti, 2 di bastoni. Forse ci sono limiti dovuti alla distanza. E questa cosa ti stanca, ti stanca. 10 di bastoni. 5 di spade. C'è una situazione di mancanza di comunicazione che genera stress o malestare. Stress o malestare. Forse dovevate vedervi con un incontro con una persona che è impegnata, voi siete impegnate, questa persona sparisce, tu sparisci e si creano malestari di questo tipo. Che succede? Che c'è uno contact o con 4 di spade, ci si mette in pausa questa situazione e poi tu ti apri al nuovo in questa settimana. Vediamo il 4 di spade, l'8 di denari. Qua c'è un fermo per motivi di lavoro o per motivi di mancato impegno da parte di qualcuno nei tuoi confronti. Vediamo questo matto. Re di bastoni però. Allora, qua c'è qualcuno in questa settimana che dimostrerà molto interesse nei tuoi confronti. Io credo che per molti di voi vi mettete alle spalle una situazione con una persona che magari o era impegnata, vi siete stancati di aspettare un cambio con questa persona. Che cosa si genererà qua? Che ci sono dei limiti per mancato impegno da parte di questa persona. Io ti dico che vi aprite al nuovo in questa settimana, perché arrivano forse più opzioni o una persona che mostra molto interesse nei vostri confronti e questo vi genera entusiasmo. È una persona che farà molto per te rispetto a quest'altra che magari non ha fatto nulla, che ha generato una tua perdita di pazienza. Qua c'è il re di bastoni che è una persona che fa azioni e il matto è una persona che rischia nei tuoi confronti. Va bene? Ecco perché ti vedo salire sul morale. Se questo è il tuo caso, con questa persona te la metti alle spalle questa situazione qua, perché qua vedo una ripresa emozionale da parte tua. Se invece sei single, io vedo che qua stai un po' demotivata rispetto all'amore in genere, ti dedichi di più alle tue cose, non sai bene come fare, cosa fare, ma a fine settimana io vedo che arriva questa persona qua, forte il segno del leone, sagittario e ariete. Abbiamo anche la Vergine, abbiamo anche il pesce, abbiamo lo scorpione, cancro. Sì, vedo che alla fine di questa settimana può essere anche la stessa persona che riparte da zero, potrebbe, però siamo a migliaia, quindi io leggo no così. Vediamo un po' cosa dice l'ultima carta di questo oracolo. Paride, ti ho detto, qua arriva alla conquista qualcuno. Me lo dicevano anche con questa carta, però qua mi mettono 2 figure di uomini, che possono essere anche 2 donne. Mi mettono una persona, per molti di voi, una persona con la quale si chiude una cosa, tu ti apri a nuovo, ti sei stancata, dici basta, vaffancapo, vado, esco, ok, mi lascio corteggiare. Arriva Paride, che è molto simile a Re di Bastoni. Può essere un'altra persona, o può essere la stessa. Sì. Vediamo un po' cosa ti dice questo Paride. Ti sposerò perché? Questa è una persona che va tutto gas, eh. Qua ti sposerò perché va tutto gas, rischia questa persona di fare qualcosa, rischia, ok? Vediamo cos'altro ti dirà questa persona. Lotterò per te, che ti ho detto, se avete avuto una persona della quale eravate stanchi o stanchi, qua secondo me anche 16-17 luglio arriva questa persona qui, dopo che elaborate tutto questo dilemma emozionale. Lotta per te, ti sposerò perché va su tutto gas. Vediamo un'altra.
Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto, perché ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. Ragazzi, qua arriva un punto a capo. Cioè, guardate quanti limiti, mancanza di fiducia, qua, punto e a capo. Punto a capo, ragazzi mia. Ok, vediamo cosa ti dice l'ultima carta. In amore, questa settimana. E la ruota della fortuna, vedi, questi sono i cambi che vengono generati, che sta generando adesso. Magari ti stai vedendo con una persona, ti stai sentendo, avete avuto un incontro, però per magari ci sono altre persone in mezzo, un po' di nascosto, oppure qualsiasi sia la situazione, cambia qua. E ti viene voglia di mandarlo a quel paese, questo è il senso. O gli dai un ultimatum o lo mandi a quel paese, conosci un'altra persona che vuole lottare per te. Oppure può essere la stessa persona alla quale tu volti le spalle o poi lo mandi a quel paese e ritorna all'attacco alla conquista. Questo è il cambio. Un'altra sul cambio. Sette di spade, vedi di punto in bianco questa persona sì, con la quale stai adesso connettendo, oppure puoi conoscere una persona e si dilegua. Mancanza di fiducia ti fa avere questa persona, qualche bugia, qualche cosa di questo tipo, però arriva un'altra persona qua. O può essere la stessa che ti dà quello che ti ho detto, ok? Ok ragazze mie, vediamo un po' cosa ti dice l'oracolo. La tribù, vedi qua un po', ci sono un po' di persone per alcuni di voi qua in mezzo, tic tac. Sì, orfani, voi decidete di mettervi alle spalle qualcuno in questa settimana e aprirvi al nuovo. Vi accorgete qua o venite a scoprire che ci sono altre persone in mezzo oppure c'è una situazione un po' confusa, tic tac, date un ultimatum oppure vi rompete le scatole, orfani, date le spalle a qualcuno. In e poi Yang, in e Yang. Guarda, succede che o mandate a quel paese qualcuno, date un ultimatum, gli voltate le spalle e questo riemerge. Oppure date le spalle a qualcuno, lui non riemerge, rimane sotterrato, abissato, e c'è un'altra, tu non devi fare niente che ricevere, va bene? Un'altra persona, in e yang. Cioè tu ricevi l'attacco di questo qua, ok? Quindi ragazze mie ragazzi, mi raccomando, fate la meditazione che vi ho detto, quando avete a che fare con questa persona, vi dovete incontrare con questa persona, dovete avere a che fare con delle cose, come vi ho insegnato in quella meditazione guidata. Scegliete in quale direzione volete andare, perché la consapevolezza che acquisterete grazie a quella meditazione vi renderà libere e liberi, va bene? Ok, detto questo ragazzi miei ragazzi, io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il terzo mazzo di tarocchi o anche il terzo mazzo. Andiamo a vedere in linea generale cosa accade, cosa propone il tuo karma, il tuo dharma, la missione dell'anima in questa settimana in linea generale e poi ci andiamo ad analizzare l'amore. Bene, per fare questo ci mettiamo prima gli oracoli, le fate, cosa ci dicono le fate? Una, mettiamo l'archetipo per vedere che storia, che narrazione ci racconteremo in questa settimana, la narrazione che la tua anima racconterà a te per farti adempiere a certi doni, certi talenti, potenziali e qualità. Poi ci mettiamo l'approccio sciamanico. Allora, facciamo un bel respiro profondo e iniziamo. Hai il potere, e già, usa le tue capacità per superare questo momento, puoi farcela. Qua c'è una bambina che sta su un filo, è come se questa è la settimana in cui tu avrai a che fare con una prova che hai il potere di superare. Questa prova ha a che fare col mantenere l'equilibrio, equilibrio, centratura, equilibrio, centratura. Ragazze mie, equilibrio e centratura vuol dire fermarsi, no? Quindi la meditazione è un fermarsi rispetto al brusio della mente.
Fate la meditazione guidata che vi ho messo sul canale ogni mattina per avere questo potere, per avere il potere sul tuo nemico che è l'ego, che è la mente razionale, e supererai egregiamente qualsiasi tipo di filo. Qua c'è un filo che la bambina deve, a cui, che la bambina deve attraversare. Mm? Hai il potere e avrai una grande soddisfazione personale nel fare questo. Ok, vediamo l'archetipo, qual è, così capiamo questo filo a cosa è riconducibile. Il cercatore, buscador. Sede sabiduría y verdad allí donde si encuentran. Incapacità di compromettersi con un cammino una volta incontrato. Mi stanno dicendo qua, questa è la settimana in cui alcuni di voi non sanno dove andare. Cioè, come se vi sentiste un po' perse. Bellissimo che vi sentite perse o persi. Perdersi significa perdere le direttive della mente razionale. Vi sentite un po' persi in questa settimana. Colui che cerca e si sente perso perché ha abbandonato il cammino conosciuto. Allora fate appello al vostro sé superiore, al vostro amante celeste, al vostro sposo divino, perché questa è la settimana in cui ci saranno delle circostanze in cui potete sentirvi persi. E dovete dire, bellissimo questa sensazione di sentirmi persa o perso, perché significa che sono sulla strada giusta, perché quando ti senti perso è il momento in cui sta avvenendo il cambio. Va bene? Vediamo qual è l'approccio sciamanico. Usa la tua magia, ragazze mie, la magia ti guiderà. Cos'è la magia? È l'approccio sciamanico. Ergersi al di sopra del bene e del male, al di là delle categorie dell'io, al di là del luogo comune. La magia, hai il potere nelle mani, hai la magia. Usa gli strumenti che ti sto dando in questi giorni. La meditazione guidata, magia pratica 1, magia pratica 2, magia pratica 3. Riguardateli e pratica. Come vi ho scritto in un post in community la settimana scorsa, questa settimana non mi sto ricordando. La via esoterica è una via empirica, pratica la magia e vedrai che hai il potere di attraversare qualsiasi iniziazione. Va bene? Vediamo cosa ci dicono i tarocchi rispetto alle vicende che possono accadere nella realtà fattiva che ti danno, di cui questo è il succo. Ok. In linea generale poi ci analizziamo l'amore. Quindi cosa accade alle mie ragazze e ai miei ragazzi del 3 marzo, 8-14 luglio, paggio di spade, 9 di spade. Perché siete così preoccupate, ragazze? Ragazzi? Siete preoccupate per qualcosa? Ah, 7 di bastoni. Ci sono preoccupazioni e limiti, O li state già vivendo queste preoccupazioni e limiti, non sapete dove andare, vi vedete il mondo addosso, sapete che il mondo non esiste, è dentro di te. Quando tu espandi con la tua magia la percezione extrasensoriale dell'anima, il mondo diventa sempre più piccolo. Qua ci sono o ci saranno in questa settimana delle preoccupazioni riguardanti qualcosa, che ti vedono un po' sulla difensiva, ti vedono cercare il paggio di spade, no? Arrovella la mente. No, la mente non è la soluzione, non è la soluzione la mente. La mente non ti dà soluzioni, ti fa solo fare domande, non arriva, è un gatto che si morde la coda. 7 di bastoni, qua vedo limiti, situazioni di disagio, perché? Qua c'è l'elder e qua c'è un re di bastoni con una persona. La figura di un uomo mi mettono. Devo parlare di qualsiasi cosa, vediamo un po' due altre. Ah, eccolo, è uscito. Re di bastoni, c'è questa persona che ti sta dando preoccupazioni. Può essere di natura lavorativa, un'altra persona, un'amicizia o una persona di interesse. Vediamo cos'altro. 2 di bastoni. E tu non sai che decisione prendere. Spetta a te prendere una decisione. Probabilmente si fa sentire questa persona o succede qualcosa con questa persona che ha a che fare con dei limiti che ti danno preoccupazioni. Non so di che cosa si tratta. Il 2 di bastoni o fa qualcosa questa persona che ti fa pensare di fare una scelta
Imperatore. Cioè, che scelta vuoi fare tu rispetto a questa persona? Qua c'è già la bacchetta magica, questo bastone con la bacchetta magica. Che scelta fai rispetto a questa persona? Sono delle cose che ti danno preoccupazioni. Te la possono dare adesso preoccupazioni o te lo possono dare in questa settimana. Ricorda che hai il potere di superare. Vediamo un po', energia positiva per te in questa settimana. La forza, hai la forza di superare questi impasse con questa persona. Hai la forza dalla tua parte, l'energia dalla tua parte, il potere degli animali, il potere della terra, sentiti in contatto con le forze della natura, che sono spiriti, lo spirito del leone, e lo spirito dell'orso, lo spirito della talpa, lo spirito della volpe, lo spirito del lupo. Sentiti in contatto con la terra, fai la pratica che ti ho messo nel video, non solo meditazione guidata, anche magia pratica 3. Quella dove parlo dell'Amaterasu o Omikami, la pratica di sentirti con gli spiriti, e ce la farai alla grande. Vediamo qual è il lato negativo. Il 6 di denari, probabilmente qua non c'è equilibrio con questa persona, mi parlano a livello lavorativo, di problemi che possono esserci a livello lavorativo. Sentiti il potere, affronta la cosa con la meditazione guidata che ti ho detto e affronta questa persona col potere. Va bene? Mi mettono la figura di un uomo qua. 6 di denari mi parla sia del lavoro, mi parla di qualcosa ingiusto che succede sul lavoro, o qualcosa che percepisci tu ingiusto, però avrai il coraggio di farti valere, questo mi stanno dicendo. Asso di bastoni. O non ti danno un'opportunità o ciò che meriti. Un'altra carta sulla forza, per favore. Sì, il 2 di coppe. Sarai molto felice perché vedrai l'altro come te stesso, come una forza che ti vuole manifestare il tuo sé superiore. Quindi vedrai l'altro come te stesso. Il 2 di coppe qua mi parla anche una... Il 2 di coppia parla di felicità tua, qua c'è una lei che si specchia con se stessa, va bene? In questo caso mi parlano di lavoro, può essere anche a livello affettivo, che mi devi fare la stessa cosa che ti ho detto qua. Avrai il coraggio che ti porterà felicità, il 2 di coppe. Felicità con lo specchio, no? Felicità con la realtà a specchio. Quindi soddisfazione anche con la realtà, con le persone con cui ti confronterai, sì. Può essere che mi parlino anche d'amore qua, Quindi tu avrai il coraggio di fare la scelta giusta rispetto a questa persona. Che energia porta i bastoni a te? E il cavallo di denari. È una persona che... Mi parlano di lavoro qua di nuovo. Una persona che ti offre una proposta di lavoro e tu dovrai fare una scelta o una proposta in tal senso. Sì. Una persona che ti comunica qualcosa sul piano lavorativo. Mi metto un'altra sul 6 denari. Al blocco. 8 i denari. Mi parlano del profilo lavorativo qua. È come se non ti venisse dato ciò che meriti per l'impegno svolto. Tu avrai il coraggio e ci sono delle preoccupazioni qua perché non ti danno ciò che meriti per il lavoro svolto sul piano lavorativo. C'è una persona con la quale tu ti confronterai, hai il potere di realizzare questo. Fammi la meditazione guidata e vedi come affrontare questa situazione e avrai il potere nelle mani. Va bene? Ecco dove ti sentirai un po' persa, un po' perso, perché questo ti porterà gioia. Wow, grandi le mie guerriere e i miei guerrieri. Vediamo cosa ti dice l'altro oracolo. È la porta del paradiso, ragazze mie, avrete un successo strepitoso in questa settimana. La porta del paradiso mi dice che realizzerete un sogno in questa settimana, vi vedo felicissima. Felicissima. Guarda, non aggiungo altro, ragazze mie e ragazzi, e passo direttamente all'amore. Allora, andiamo a vedere nell'amore sia che tu abbia una persona sia che non ci sia nessuno. Vediamo un po', mettiamoci le carte oracolari. Carta guida oracolare nell'amore per te, settimana che va dall'8 al 14 luglio. Carta guida oracolare, vediamo cosa ci dicono. Amore fedele. Qua abbiamo qualcuno che ti è molto molto fedele. Qua abbiamo Penelope Ulisse e le due fedi. Qualcuno ti sta pensando che ti è molto fedele qua. O tu stai pensando, se sei singolo, per esempio, alla fedeltà con il tuo sposo divino e quindi ti sei affidata, sei fedele al tuo sposo, la tua sposa celeste. E questa è una bellissima carta
che ti dice che il tuo sposo celeste ti manderà anche delle comunicazioni tramite le persone che incontrerai in questa settimana che ti faranno capire che sei sulla strada giusta per essere alla sua altezza. Mm? Ok, bellissima energia questa, eh? Penelope Liss è una bellissima energia. Vediamo un po' cosa accade nell'amore in questa settimana. Amore. E beh, abbiamo paggio di spade, asso di bastoni. Come ti ho detto qua, una persona che ti pensa molto ti comunica. La persona che ti osserva, paggio di spade, ti osserva, ti pensa, ti comunica. Asso di bastoni, ok. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo asso di bastoni, la luna, e cavaliere di spade, la cavaliere di coppe, paggio di denari. Qua vedo che sei preoccupato per una comunicazione che è arrivata da parte di qualcuno. Avete discusso con qualcuno? Ti ha creato un po', o stai avendo un momento di emozionalmente che ti prova, un po' di paura rispetto a un avanzamento d'amore che c'è già stato? Oppure una situazione, una persona era un po' paurosa a farsi avanti, di scatto, però si farà avanti? Forte energia del cancro, acquario, gemelli, bilancia, cancro, scorpione, pesci. Vediamo un po'. Energia attuale in amore. Qua abbiamo la papessa. Ti vedo molto introspettiva o introspettivo. Ci può essere anche silenzio con qualcuno in questo momento. Questa è la tua energia che ti vede più da papessa, più introspettiva, più lavorare su di te, con le persone che magari condividono la tua essenza spirituale, molto il lavoro interiore. Rispetto all'amore può esserci silenzio con qualcuno o esserci cripticità, messaggi criptici non comprensibili. Vediamo al positivo cosa arriva. 7 di bastoni al positivo. 7 di bastoni mi parla di limiti, di ostacoli, però al positivo mi può parlare, presagire il superamento di ostacoli. Comunque lo vediamo poi, il blocco qual è? 10 denari, probabilmente qua il blocco è la famiglia o una mancanza di stabilità con qualcuno. O è la famiglia che blocca, può essere anche il denaro, la stabilità, il lavoro che sta al blocco. 10 denari mi parla di lavoro, di stabilità, di famiglia, di casa, che sta al blocco. Forse è difficile avere stabilità con qualcuno e quindi ci sono gli ostacoli, proprio darsi che vengano superati questi ostacoli. Vediamo che è successo qua. Qua abbiamo invitato i cavalieri di bastoni e il 2 di spade. Io qua vedo che sei un po' incerta o incerto rispetto alla decisione da prendere con una persona. Questo cavaliere di bastoni. Stai un po'. Qua vedo che ci sono state comunicazioni un po' intermittenti. Qua vedo no comunicazione, qua comunicazione e poi di nuovo no comunicazione. Vedo comunicazioni intermittenti qua. Non sai se una persona ti può dare consistenza o stabilità, quindi hai dei dubbi, hai dei tuoi dubbi. Vediamo un po' che succede qua prossimi giorni, prossimi 5-7 giorni, amore. Elder e il re di spade, 6 di bastoni, il 6 di coppe. Là! Se c'era no contact con qualcuno, qua vedo una riconnessione con una persona. Qua abbiamo re di spade, 6 di bastoni, una persona che vuole vincere con te e recuperare una connessione, 6 di coppe. Quindi qua, come ti dicevo prima, gli ostacoli vengono superati. Quindi io qua posso vedere se c'erano dei dubbi rispetto a una persona che magari aveva un'energia un po' più intermittente e tu non sapevi se ti poteva dare stabilità questa cosa, c'era un problema di casa o di famiglia, non lo so, e c'era cripticità adesso o silenzio,
Allora qua gli ostacoli riguardanti secondo me la famiglia, la casa, adesso lo andiamo a chiarire con i miei tarocchi, vengono superati, perché qua io vedo questa persona determinata a superare quel 6 di bastoni, ogni ostacolo, a mettersi alle spalle qualsiasi ostacolo e 6 di coppe, riconnettersi con te, energia preziosa, d'accordo? Se invece sei single, io ti dico che qua arriva una persona che ti sorprenderà. Perché ti sorprenderà? Il tuo sé superiore, come ti ho detto prima, tu hai avuto fede nel tuo sé superiore, che ti portasse la persona alla tua altezza. Qua c'è una persona che lotta per te, re di spade, 6 di bastoni e 6 di coppe, che vuole darti un'energia preziosa, superando anche eventuali tuoi limiti, confini. Vediamo un po' il 6 di coppe che c'è dopo. Sì, il novizio, la regina dei bastoni, sarai molto felice di questa cosa tu. Sarei molto felice di questa cosa, assolutamente sì. Quindi danno contatto oppure da mancanza di cripticità in amore, vedo questa persona qui, si superano dei limiti. Ok? Andiamo a vedere cosa ci aggiungono i mini tarocchi, le specifiche o cosa ci confermano. Allora, la papessa, energia attuale, amore. Il giudizio, sì, stanno per arrivare telefonate. Stanno per arrivare telefonate con o una chiamata, il giudizio, un'apparizione, sta per arrivare un'apparizione, una chiamata o qualcosa. Il 7 di bastoni al positivo, il diavolo, assolutamente questa è una persona che insiste, a tutto gas, va a tutto gas, vuole superare tutti gli ostacoli. Vediamo che sono questi ostacoli, 10 di denari al blocco, la morte, mi può parlare di... Io non lo so se sei tu, potevi essere anche tu impegnata a lasciarti andare alle spalle una situazione di impegno pregresso. Vediamo il 10 di denari di nuovo, il 9 di bastoni. Hai un po', puoi avere un po' di remore nell'aprirti, va bene? Nell'aprirti a questa possibilità, a fare questo cambio. Però vedo che lo fai. Magari una persona non dava stabilità e adesso la dà, ha intenzioni di lottare, oppure è una persona del segno dello Scorpione con la quale puoi convivere ancora, che ti dà una certa resistenza, magari arriva questa persona nuova, guardate un po' dove vi risuona, però questa persona insiste, eh? Vediamo due di spade e il cavaliere di bastoni. 7 di bastoni, qua vedo che hai messo dei limiti a una persona che hai reputato più inconsistente oppure aveva un carattere un po' particolare, di andirivieni, ci sono stati dei limiti, 7 di bastoni, 7 di bastoni, vengono rimediati, può essere assolutamente la stessa persona che non ti dava stabilità, tu fai fatica a darti di nuovo, però qua vedo che sei felice perché questa persona viene con convinzione, idee molto chiare. Un altro sul cavaliere di bastoni. Il carro, sì, è una persona con, può essere che stava a distanza e quindi aveva energia intermittente a livello comunicativo, a distanza per lavoro forse, o comunque sono stati messi dei limiti all'avanzamento. Vediamo questo re di spade, prossimo futuro. Re di spade, qua c'è una persona cocciuta che vuole conquistarti o riconquistarti a tutti i costi, con idee chiare. Vedi gli amanti, ha le idee chiare, il re di spade è colui che ha le idee chiare. Ripetuto 2 volte, ha le idee molto chiare, se la scelta d'amore sei tu. Vediamo il 6 di bastoni. Il 4 di spade, sì, questa persona è intenzionata a parlarti, se c'era no contact, qua mi dicono che si sblocca il no contact, a parlarti di un'eventuale stabilità o anche di famiglia, i 10 denari davamo qua al blocco. Il 6 di coppe, il 10 di spade, vuole mettersi alle spalle una brutta tappa questa persona, oppure se è una persona nuova ti darà un'energia preziosa che permetterà di metterti alle spalle una situazione diversa, difficile con un'altra persona. Vediamo un po' la regina di bastoni,
5 di coppe. Diciamo che questa è una persona che viene pentita e tu non gliela fai proprio facile all'inizio. Diciamo che qua, se è una persona che viene pentita e tu non gliela fai facile all'inizio, gli metterai dei limiti, però questa persona vuole abbattere i tuoi limiti e tu ti accorgerai che è una persona che è rimasta fedele a te. Sì, vuole, diciamo qua 10 di spade, 5 di coppe, mi parla di una situazione di tristezza che ha portato a una chiusura di una situazione. Dal 5 passiamo al 6 di coppe, c'è il recupero di questa connessione. Però tu non gliela fai passare proprio liscia inizialmente, però questa persona vuole abbattere i tuoi confini, i limiti, va bene? Oppure se è una persona nuova, qua ti darà energia preziosa. Vediamo un'altra sulla regina dei bastoni. E il 3 di coppe, infatti, inizialmente tu non gli fai tanto caso, gliela fai un po' sudare, diciamo, però poi vedo qua, col 3 di coppe, che c'è festeggiamento, andiamo a prendere qualcosa al bar, stiamo insieme, mi spiego? Ok. Qua abbiamo i segni di Cancro, Ariete, Leone, Sagittario, Acquario, Gemelli, Bilancia, Capricorno o ascendente Luna, Venere, questi segni, Pesci. Ok ragazze mie, vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Con i miei oracoli lui lei, per tutte le ragazze nuove li trovate sotto all'info box in descrizione. Sono insicuro, la mia è solo apparenza. Se hai percepito, puoi percepire questa persona sicura di se stessa, non è sicura di se stessa, è solo apparenza. Va bene? Cos'altro? Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altra e questo deve essere, questo è l'essenziale. Questa persona mette il piede sull'acceleratore, te l'ho detto, costi quel che costi. Ok, un'altra. Ho mentito a tutti, io voglio solo te. Se questa persona ha detto qualcosa a qualcuno, l'ha detto a te che non voleva stare con te o altre cose simili, ha mentito a tutti, ok? Io voglio solo te. E se è una persona che già conosci, se invece è una persona nuova, io vedo che sei tu che ti ritiri un po' all'inizio, gliela fai un po', diciamo, te la giochi, alla fine vedo che sei contenta dello sforzo che mette questa persona, o contento, ok? Vediamo cosa ti dice l'ultimo oracolo di questi. Amore geloso. Qua c'è anche una persona gelosa di te, soprattutto perché la fai sudare un po' la cosa. Cioè, amore geloso. Ne vediamo delle belle questa settimana. Vediamo l'ultima carta di queste. E qua c'è il mago, vedo assolutamente un'opportunità che darà inizio a qualcosa di nuovo. L'opportunità, te l'ho detto, perché questa persona insiste, ok? Vediamo un po', forte il segno dei gemelli anche. Cos'altro ci aggiungono gli oracoli? È tempo di andare. Il pensatore. L'osservatore, tutte carte di riflessione. Io credo che questo sia lascia andare una vecchia situazione che non mi dà consistenza, ci penso perché arriva questa persona nuova, oppure una persona arriva da te, tu ci pensi, l'osservatore, vedi cosa fa, proprio le carte che ti ho detto prima, rispetto a insiste questa persona e appena finisce, insomma, vedrai che è disposta questa persona, tu ti lasci andare. Rigenerazione, infatti. E sì, costruire palazzi mi parla di nuove basi su una nuova frequenza, ok? Quindi, ragazze mie, ragazzi, vi auguro una settimana meravigliosa. Vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.